E ci siamo ritornati, nuova puntata insieme. Qui uniamo veramente il doppio obiettivo, due piccioni con una fava, perché ritorniamo con un grande amico, uno dei più richiesti della nostra playlist di Facciamo Finta Che, quindi approfittatene per andare fin da subito a recuperare anche le puntate vecchie insieme, ma soprattutto continuiamo un filone che abbiamo cominciato parlando di roll, poi Malanga che ha fatto le sue considerazioni sugli addotti e sulle capacità di roll, poi un ragazzo, un amico che ci ha raccontato le sue esperienze con l'ayahuasca e questa puntata viene subito dopo a dare una sorta di cornice, di commento a entrambe le situazioni e quindi non perdo altro tempo, voglio dare subito il bentornato a un super amico di Nicola Bizzi insieme a noi e gli diamo il nostro benvenuto, come stai? Tutto bene, un grande saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, e torniamo insieme perché appunto questa puntata è anche figlia di diverse ore di conversazione al telefono e quindi cercheremo, per cui ti ringrazio perché sono preziosissime, io mi faccio dei viaggi assurdi, cercheremo di portare alcune di queste nostre conversazioni insieme ai nostri amici da casa che ci guardano sia in TV che su YouTube, quindi insieme partiamo proprio di lì, partiamo proprio dalle tue esperienze, perché so che ci sono degli aneddoti, è stato citato anche, sono stati citati i misteri delle scuole eleusine e le hanno associate ad alcune pratiche simili ayahuasca, quindi con sostanze psicotrope. E quindi so che tu subito su questo vuoi riportare un po' il punto sulla situazione e raccontarci quello che hai realizzato. Sì, è un argomento molto spinoso perché alcuni anni fa, esattamente negli anni Ottanta, è uscito un libro che è diventato un best seller a livello mondiale. Questo libro è stato scritto da tre autori: Albert Hoffman, conosciuto a livello internazionale per essere stato, oltre che un pupazzo della CIA, e l'inventore dell'LSD, l'inventore di quella particolare molecola che ha devastato intere generazioni di americani e non solo. E gli altri due autori erano Robert Gordon Wasson, un etnomicologo specializzato nei funghi allucinogeni e fra l'altro poi molto collegato con gli ambienti bancari, un personaggio molto legato alla JP Morgan e a varie elite di potere. E il terzo autore era Carl Ruck, un eminente antropologo e professore dell'Università americana. Loro dettero alle stampe un libro che poi ho saputo che è stato finanziato dalla CIA, dalla Central Intelligence Agency, affinché divenisse un best seller mondiale. Questo libro, incentrato sui misteri eleusini, intendeva o pretendeva dimostrare che tutta l'esperienza iniziatica eleusina fosse dovuta all'assunzione di sostanze psicotrope. Chiaramente era una posizione molto scientista perché escludeva a priori non solo il valore dell'iniziazione misterica, ma escludeva a priori anche che nel contesto di tale iniziazione effettivamente succedesse qualcosa di soprannaturale. Vale a dire che gli dei si manifestassero effettivamente agli inizianti. E io ho dedicato molti anni a demolire con cognizione di causa, chiaramente perché io appartengo alla tradizione misterica eleusina, sia per l'esperienza personale che per tradizione familiare, ho demolito completamente le asserzioni e le teorie enunciate in questo libro. E l'ho fatto sia nel mio libro Da Eleusi a Firenze, che in particolare poi in un libro che ho pubblicato 2 anni fa, che era La Via di Eleusi, che ripercorre tutto il percorso iniziatico dei misteri eleusini. E con mia grande sorpresa, l'anno scorso
Dopo la pubblicazione negli Stati Uniti dell'edizione americana del mio libro Deleuze a Firenze, in cui io attaccavo, e poi spiegherò anche come e in che contesto, questi tre autori, ho ricevuto inaspettatamente una email, niente meno che dall'unico superstite di questo trio, che è il professor Carl Ruck. Io sinceramente non sapevo neanche che fosse ancora vivo, e ormai ha 86 anni, mi ha scritto dopo aver letto il mio libro, e ne è rimasto molto colpito e mi ha confidato poi in tutta una serie di mail, perché abbiamo avuto una serrata corrispondenza, che nel frattempo lui ha riveduto completamente le sue posizioni e ha ammesso che era tutta una montatura, cioè che loro erano stati spinti a scrivere questo libro addirittura dall'intelligence degli Stati Uniti, perché all'epoca doveva essere diffusa la questione delle sostanze psicotrope, doveva diventare una moda, soprattutto una moda giovanile, e sappiamo benissimo com'è andata, e hanno diffuso questa pseudomoda per imbrigliare completamente le coscienze delle nuove generazioni. E Carl Ruck, con molta onestà intellettuale, mi ha sorpreso, perché ha ammesso di aver riveduto completamente le sue posizioni e, obiettivamente parlando, di non aver mai trovato nei misteri eleusini nessuna connessione con l'uso di sostanze psicotrope. Ma allora da dove nasce questo loro lavoro, questa loro congettura? Nasce in particolare dalle asserzioni di Robert Gordon Wasson, etnomicologo, che dopo lunghi soggiorni in Messico, dopo abbondanti assunzioni a fini sperimentali, dice lui, di vari funghetti allucinogeni, e arrivò alla conclusione che anche l'esperienza religiosa della tradizione misterica mediterranea doveva necessariamente essere dovuta a certe sostanze. E da lì poi hanno cominciato a farsi una domanda: ma allora nei misteri eleusini che cos'è che poteva fare vedere gli dei, fare parlare gli dei addirittura con gli iniziati? E non trovando nessun appiglio, si sono concentrati sull'unica loro possibilità, cioè sul Ciceon, una bevanda sacra, che l'inno omerico a Demetra, che risale all'VIII secolo a.C., ma che è frutto di una tradizione orale molto antica, che risale quantomeno al XII secolo a.C., e che narra della vicenda dell'arrivo della dea Demetra Deleusi, ci parla del Ciceon. La dea sostanzialmente arrivò alla ricerca della figlia perduta, alla ricerca di Core, che era stata rapita, che era stata sottratta da Zeus. Arrivò ad Eleusi sotto le sembianze di una vecchia. Raccontò di essere stata rapita dai pirati e di essere poi fuggita, e chiese ospitalità. Incontrò presso la sacra fonte Callicoron, una fonte che poi risulterà determinante per la tradizione misterica, incontrò le tre figlie di Celeo, che era il re di Eleusi, il re di questa piccola ridente cittadina affacciata sul golfo di Salamina, a 20 km da Atene. E sempre sotto le sembianze di una vecchia si fece rifocillare ed ospitare a corte. Le venne offerta una coppa di vino, che lei rifiutò e disse: no, rifiuto la coppa di vino, semmai datemi del Ciceon. E accettò di buon grado questa coppa di Ciceon, dice l'inno stesso. Poi la vicenda è molto lunga e complessa, perché la dea venne ospitata a corte, le venne dato l'incarico di allevare Demofonte, che era l'ultimogenito della famiglia reale, al quale lei si proponeva di donare l'immortalità. Ma questa è un'altra storia. Concentriamoci invece sul Ciceon. E Gordon Wasson, Albert Hoffman e Carl Ruck si concentrarono su questa bevanda. Chiaramente, quando non sai qualcosa, tendi ad arrampicarti sugli specchi e a ipotizzare.
dissero è l'unica fase del nota dell'iniziazione in cui viene assunto qualcosa da parte degli inizianti che dovevano osservare un ferreo digiuno. E quindi questo qualcosa per forza ai loro occhi doveva costituire una bevanda psicotropa. Il Ciceon, secondo proprio la ricetta tradizionale narrataci da Linneo Merico, era un infuso di orzo, di farina di orzo, erbe aromatiche e acqua di sorgente. Loro ipotizzarono, l'orzo no, magari l'orzo non ha tante proprietà psicotrope, che cosa ci può essere nei cereali di così allucinogeno? La segale, sì, la segale, cioè esiste la segale cornuta, che sappiamo benissimo che è un'escrescenza parassitaria della segale spontanea, che fra l'altro è anche rara da trovare, che può avere delle proprietà psicotrope molto inferiori comunque ad altre piante note, come ad esempio la Manita muscaria, che è stata molto utilizzata dalla tradizione nordica. E quindi loro dedussero così di loro iniziativa che non si trattava di orzo, ma si trattava di segale e che doveva per forza essere la segale cornuta. Ora chiaramente parliamoci chiaro, ad Eleusi, soprattutto nell'epoca d'oro, parliamo della tarda classicità e della prima fase dell'impero romano, si iniziavano mediamente dalle 10 alle 30.000 persone all'anno. Facciamo una media di 20.000, quasi tutte concentrate negli stessi giorni, fra l'altro. E la segale cornuta spontanea, a parte che non c'erano coltivazioni di segale nei campi attorno ad Eleusi, è comunque spontanea e in un ipotetico campo di segale può attaccare una spiga ogni tot migliaia. Quindi parliamoci chiaro, dove avrebbero trovato i sacerdoti di Eleusi una sufficiente quantità di segale cornuta per poter allucinare 30.000 inizianti? Cioè, il discorso è chiaramente strumentale, non regge. Io mi sono confrontato anni fa con medici, con biologi, con tossicologi soprattutto, che anche loro mi hanno confermato che le teorie di questi tre autori erano completamente da demolire perché non stavano in piedi. E mi ha fatto quindi molto piacere ricevere da Carlo Luc, anche se in forma privata, chiaramente tramite una serie di mail che io conservo, e se ci sarà occasione le pubblicherò, una piena smentita a tutto quello che avevano scritto, perché sarebbe un po' come dire come attribuire a sostanze psicotrope la stessa esperienza di Mosè, che magari grazie all'uso di droghe ha visto aprirsi il Mar Rosso e ha visto cadere la manna dal cielo e sempre grazie all'uso di droghe magari è riuscito a trasmutare un idolo d'oro in una polvere magica che donava l'immortalità. Questo invece è un processo alchemico e magari ne parleremo in un'altra occasione. Comunque è come voler attribuire qualunque esperienza esoterica, qualunque esperienza iniziatica a un mero uso di droghe. Ma io posso dire per esperienza personale, perché io pratico questa tradizione eleusina ormai da oltre 30 anni, che non c'è bisogno assolutamente di certe sostanze. È vero, sì, certe sostanze sono state impiegate da tanti popoli antichi, soprattutto nell'America Latina, soprattutto nell'Amazzonia, soprattutto nell'area del Messico, perché si ritiene che aprano determinati canali. Sicuramente li aprono, per carità. Ecco, infatti Ma qua non è volevo arrivare. sì, ma non è detto che la nostra ghiandola pineale in rapporto all'assunzione di determinate sostanze ci faccia aprire i canali giusti.
io posso confermare per esperienza personale che non c'è assolutamente bisogno di certe sostanze perché praticando certi riti e certi rituali, certi portali, certi varchi si aprono ugualmente e otteniamo gli stessi risultati, anzi se non maggiori. Ecco, E qui si può aprire una discussione molto sì. ampia perché Faccio solo un tra i appunto su questo. sostenitori, sì, Faccio solo un appunto su questo perché il nostro bagaglio fin qui raccolto si arricchisce di un'altra pratica. Ricapitoliamo per chi si fosse perso le puntate precedenti. Quindi, andando ad analizzare il personaggio di Rolle, quindi i portali su altre dimensioni, sempre con il condizionale, abbiamo analizzato che questi portali si possono aprire per forma di meditazione, quindi la tremenda legge, il colore verde, la quinta musicale, le frequenze sonore, il calore, quindi per meditazione, per sostanze psicotrope, quindi con l'ayahuasca, e poi apro una parentesi perché il finale della puntata sull'ayahuasca, andatela a vedere, quindi dà molte analogie con il mondo dell'abduction di Corrado Malanga, e di qui ho fatto anche delle ricerche e questa correlazione abduction-ayahuasca è molto comune, però ci dobbiamo ricordare che questi portali che vanno ad aprirsi, in realtà come ci sta dicendo Nicola, adesso andiamo ad approfondire, quindi stiamo parlando di portali verso altre dimensioni. Aprendo altre dimensioni, un po' come quando il medium canalizzava e apriva delle porte a livello sensoriale, la chiamata parte e qualcuno può rispondere. Quindi così come in quella puntata si diceva che per quanto riguarda l'esperienza personale di Alessio, solo in un caso su 100 la chiamata ha trovato qualcuno dall'altra parte, quindi l'ayahuasca ha effettivamente trovato qualcuno e poi vedremo anche chi è questo qualcuno. Abbiamo aggiunto oggi con Nicola anche la ritualistica, quindi questi portali che possono essere aperti per mezzo di rituali. Però l'arricchimento di questa puntata è attenzione ad aprire le porte, perché ce ne sono diverse e come stava dicendo Nicola, e qui ti ripasso subito la parola, non si sa chi ci può essere dall'altra parte. è vero, è molto pericoloso aprire certe porte. Non a caso c'è il famoso film dell'orrore, non aprite quella porta, perché non si sa mai che cosa ci possiamo trovare dietro. Ora io sono un po' incosciente perché nella mia vita ho voluto sperimentare di tutto. Io ho praticato per 20 anni sedute spiritiche. Ho praticato per quasi 30 anni rituali teurgici e nelle sedute medianiche, anche fatte ad alto livello, con medium seri, non sai mai che cosa ti trovi, perché veramente vai ad aprire, vai a stimolare l'apertura di alcuni varchi. Qui c'è da dire una cosa, il pianeta Terra sul quale viviamo e del quale conosciamo veramente poco, è un pianeta vivo, è un pianeta interattivo, cioè che interagisce con ciò che lo circonda, interagisce con lo spazio, interagisce con l'universo e è un pianeta che, nonostante che sia vagante nello spazio, che ruoti su se stesso e che di conseguenza ruoti anche intorno alla propria stella, il Sole, e in un modo perpetuo, e interagisce con l'intero universo perché è collegato. Esistono, ormai la fisica quantistica lo ha dimostrato, esistono universi paralleli, esiste un'infinità di universi, esistono piani dimensionali connessi con il nostro universo che sono semplicemente paralleli al nostro, ma con i quali ci si può confrontare, ai quali si può accedere, ma non è tanto facile accederci. Io vi potrei dire che quello che noi identifichiamo a livello religioso, a livello anche mitologico e popolare come l'aldilà, quello che noi ci immaginiamo essere l'aldilà, non solo esiste, ma esistono più aldilà costituiti in vari piani, in piani paralleli, e addirittura sono una sorta di piani costruiti. Quindi io non sono in grado di dirvi chi li ha costruiti, ma qualcuno o qualcosa li ha costruiti, perché questi al di là non sono un po' come ci si immagina con le nuvolette
magliette del Paradiso, tipo le pubblicità del caffè Lavazza di qualche anno fa, no. Sono lo specchio del nostro mondo, ma uno specchio molto particolare, uno specchio quasi astratto, con alberi piantati tutti alla stessa distanza, addirittura con edifici costruiti in muratura. E di che materia, direte voi? Diceva giustamente Shakespeare, di quella materia di cui sono fatti i sogni, Ecco, forse. qua ti fermo perché entriamo un po' a livello di Matrix, quindi c'è una sorta di grande architettura, di leggi matematiche, come se ci fosse Mhm. veramente un Sì. architetto che le ha immaginate, un po' come una Matrix, e con un sacco di analogie, perché come vedete anche nel mondo dell'abduction, nel mondo di questi portali, poi in realtà riusciremo poi a paragonare le abduction a quelle che sono gli esorcismi, nel senso che in questo oltre, in questo al di là, ci sono sia chi non è più su questo piano fisico, ma c'è anche quell'altro che tutte le culture chiamano con nomi sempre diversi fra loro. E lancio ancora un amo e poi ripasso la parola a Nicola perché quello che in realtà è la DMT, quello che in realtà è il mondo dei sogni, ma dietro la parola sogno si nasconde un qualcosa che è veramente misterioso. Ci sono i viaggi astrali, il sogno vivido, ci sono tutta una serie di fenomenologie che non si capisce poi realmente ancora oggi dove si va quando si sogna. Nessuno fra i più grandi psichiatri, i più grandi psicologi, i più grandi neurologi è ancora riuscito a capire in questa nostra società post-illuministica che cosa siano i sogni, dove andiamo quando sogniamo, che cosa facciamo quando sogniamo. E come dicevamo poco prima al telefono, io ritengo che invece certi popoli, e senza scomodare quelli dell'antichità, anche popoli del presente come gli aborigeni australiani, forse sono veramente fra i pochi che hanno capito che cosa sono i sogni, perché il sogno è al centro della loro concezione religiosa. Loro attraverso i sogni comunicano, attraverso i sogni parlano con gli dei e attraverso i sogni loro interagiscono con le dimensioni degli dei, con i piani di esistenza degli dei. Quindi riescono veramente a travalicare i piani dimensionali, a travalicare i portali che conducono a questi piani, perché questi piani, sì, è vero, sono paralleli, ma non è che io in questo momento allungo una mano ed entro nel piano parallelo, no. E ci sono dei varchi, essendo il pianeta Terra un pianeta veramente interattivo con il cosmo, ha dei varchi particolari e molti magari si sono chiesti come mai da 7-8 anni a questa parte le sonde, in particolare la SOHO, quelle sonde orbitali che analizzano il Sole, che analizzano le macchie solari, che sono quindi costantemente puntate sul Sole, da 7-8 anni non fanno altro che riprendere, ed esistono in rete migliaia di foto a riguardo, enormi astronavi gigantesche, addirittura grandi quanto un terzo della nostra Luna, cioè un qualcosa di inconcepibile, che entrano ed escono da dove? Dal Sole. Cioè, questo sembra un qualcosa di inconcepibile, eppure questi enormi oggetti vengono filmati continuamente da queste sonde e noi non sappiamo veramente che cosa ci sia sulla superficie del Sole. Cioè, noi sappiamo quello che ci dice la scienza, cioè che il Sole è una stella gialla che ha un certo diametro, ha una certa temperatura, ma non sappiamo che cosa avviene né al proprio interno né al proprio esterno. E il fatto che questi oggetti compaiano e scompaiano in prossimità del Sole ci può solo fare ipotizzare che ci siano dei varchi interstellari o dei varchi dimensionali in prossimità del Sole che probabilmente sfruttano ed utilizzano l'energia solare per attivarsi, perché altrimenti non si spiegherebbe. E se non credete a me, veramente documentatevi in rete, perché esistono migliaia di filmati
e che non è un caso che siano stati resi pubblici, perché anni fa li avrebbero censurati, perché c'è in atto un tacito programma di disclosure, di rivelazione, anche se sotto traccia, e c'è una qualche civiltà avanzata che a quanto pare utilizza il nostro Sole come portale per entrare nel sistema solare, e lo fa continuamente perché c'è un traffico incredibile che in confronto quello del raccordo anulare pre-Covid era zero. Ecco qua subito, mentre tu parlavi del mondo dei sogni, di dove si va col mondo dei sogni, mi è venuto in mente Avatar, che se vi ricordate il protagonista, il suo soprannome era colui che cammina nei sogni, perché vi ricordate il protagonista che quindi in forma umana si addormentava e si risvegliava in Avatar, e qui abbiamo fatto anche dei collegamenti con altre puntate, vi invito a guardare anche quella di Pier Giorgio Caria, in cui un'anima, attraverso anche alcune tecniche di meditazione, per esempio il Parakaya Pravesh, in realtà un'anima possa stare in due corpi contemporaneamente, ma poi in realtà ci sono teorie per cui quest'anima può stare contemporaneamente in un animale, una pianta e più persone nello spazio, quindi in più punti dimensionali, e questa cosa mi fu detta anni fa e mi è stata confermata ancora oggi, perché dopo le nostre telefonate mi sono di nuovo consultato con vecchi amici di sempre, ma che sono amici ancora attuali, e mi hanno detto sì, è così. E quindi qua si parte per un altro viaggio insieme. E quindi ripasso la parola a Nicola perché se ne vedono veramente delle belle. Prima di tornare al momento attuale, uno dice perché proprio in questo periodo? Perché evidentemente, come in alto, così in basso, così come in altre dimensioni, c'è qualche guerra, qualcosa che si è mosso da altre parti e che sta sopraggiungendo di nuovo, perché non è la prima volta, anche qua da noi. È un argomento molto delicato, però lo possiamo affrontare secondo certe tradizioni, e poi bene o male secondo le tradizioni mitologiche di tutto il mondo. È avvenuta in passato, in un remoto passato, poi neanche tanto remoto, una grande guerra fra dei. Esiodo ce la descrive come la titanomachia. Nella Teogonia di Esiodo ci sono molte pagine dedicate proprio alla titanomachia, a questa guerra fra i titani e i cosiddetti nuovi dei. Ma questa guerra la troviamo in tutte le tradizioni mitologiche della Terra, e anche nei romanzi gialli, no? Un indizio, due indizi, tre indizi alla fine fanno una prova. Quando tutte le tradizioni mondiali convergono curiosamente verso la stessa cosa, verso la stessa narrazione, dobbiamo cominciare a chiederci se sia stata reale. Ebbene sì, i Veda, tutti i testi sacri, addirittura il Popol Vuh dei Maya, parlano di un'antica guerra, anche la tradizione nordica ci parla dello scontro fra gli Asi e i Vani, ci parlano di una guerra fra dei avvenuta e combattuta con armi reali e combattuta nei cieli. Anche la tradizione misterica eleusina, che si riallaccia direttamente al discorso della titanomachia di Esiodo, ci parla di un'antica guerra, di una guerra cosmica che si sarebbe verificata circa 20.000 anni fa. Addirittura ci sono delle date esatte che vengono riportate in alcuni testi: 19.000 a.C., quindi 21.000 anni fa. Una guerra che vide coinvolti gli dei titani. Ora, chi sono gli dei titani? Gli dei titani sono, nella mitologia greca, quelle antiche divinità che regnavano sull'universo e che regnavano anche sulla terra, e che sulla terra dettero origine alla stirpe umana. Alla stirpe umana è un po' generico, dettero origine a una particolare umanità, perché si ritiene che sulla Terra esistano umanità diverse, umanità di diversa origine e magari anche di diversa provenienza. Sappiamo, tutti conosciamo bene o male la Bibbia, anche per il nostro, il nostro
sottofondo Retaggio. culturale cristiano cattolico, la Genesi parla chiaro che il Dio di Abramo avrebbe creato l'umanità a propria immagine e somiglianza, avrebbe creato Adamo ed Eva, Eva addirittura con la costola di Adamo, a propria immagine e somiglianza. La stessa cosa la troviamo nei testi sumeri ai quali la Bibbia si ispira, perché buona parte del contenuto del Vecchio Testamento deriva dalla tradizione mesopotamica e di conseguenza sumera. Ma anche la tradizione ellenica ci racconta questo, che i quattro figli del dio titano Giapeto, e qui come dicevamo prima c'è una interessante affinità con la figura di Geppetto della storia di Pinocchio. E Carlo Lorenzini, detto Collodi, era un grande iniziato massone e ha voluto rappresentare nella vicenda di Pinocchio un viaggio iniziatico, un percorso iniziatico, vicino all'Asino d'Oro di Apuleio. Infatti anche nell'Asino d'Oro di Apuleio, che è una storia bellissima, fra l'altro l'unico romanzo dell'antichità ad esserci pervenuto per intero, perché noi dalla tradizione antica, di cui si è perso oltre il 90%, a causa dei vari roghi delle biblioteche, i romanzi sono quelli che poco ci sono arrivati, mentre invece l'Asino d'Oro ci è giunto per intero. È una storia iniziatica bellissima, tra l'altro Apuleio era un sacerdote di Iside, quindi possiamo ben capire come anche lì ci sono vicende assimilabili a quelle di Pinocchio, la trasformazione in un asino, poi la risurrezione, il viaggio in mare, la balena. E quindi la figura di Geppetto, di Pinocchio, si riallaccia direttamente alla figura creatrice di Giapeto. Giapeto è questo grande dio titano che ebbe quattro figli, secondo la tradizione, che erano Atlante, quello che per intenderci porta il mondo sulle spalle, no? Nelle varie statue, nelle varie raffigurazioni, Menezio, Prometeo, quello che rubò il fuoco a Zeus per donarlo all'umanità, ed Epimeteo, di cui poco si parla, ma che è importantissimo. E secondo questa tradizione, questi quattro titani, figli di Giapeto, crearono l'umanità occidentale, cioè quella che, meno male, siamo noi, insomma, l'uomo di Cro-Magnon, se vogliamo essere precisi. E la crearono storicamente, se vogliamo ipotizzare alcune date, circa 90.000 anni fa. E esistevano altre umanità? Pare di sì perché la stessa evoluzione della razza umana sulla Terra si spinge molto indietro nel tempo. C'è tutta una storia nascosta, lo sappiamo, esistono testimonianze di civiltà in epoche che neanche ci possiamo immaginare. Quindi la Terra, secondo me, è sempre stato un grande laboratorio sperimentale. D'altronde lo stesso Esiodo ci diceva che la nostra attuale è la quinta umanità e prima ne erano esistite altre quattro, in epoche incredibilmente antiche. Ecco, e Quindi è fra molto l'altro difficile anche, spiegare. anche Biglino dice che al di fuori del Gan Eden, al di fuori di dove è stato creato un po' l'Adam quando venne scacciato dice quegli altri mi ammazzeranno, quindi riconosce che al di fuori ci fossero altre civiltà di un'altra origine e anche abbastanza belligeranti, ecco. Certo, io conosco Biglino, ho letto tutti i suoi libri, non concordo con lui su alcune questioni perché secondo me lui ha una posizione troppo materialista, tende a ricondurre tutto alla genetica, lega un po' l'esistenza degli dei, invece no, io la sostengo. Però dobbiamo dare atto a Biglino di avere portato alla luce degli aspetti della tradizione biblica che sono ignoti alla massa perché semplicemente sono stati nascosti alla massa.
perché chiaramente hanno dato in pasto alle masse sempre quello che hanno voluto, i grandi burattinai. Quindi certe traduzioni sono scomode, non solo perché parlano al plurale, parlano di Elohim, eh, di queste figure divine che poi tanto divine non erano perché stavano sulla terra, esigevano sacrifici umani, in particolare olocausti, e placavano la loro ira grazie al fumo di questa carne bruciata che li appagava. E se questi sacrifici non venivano fatti secondo i loro dettami, se veniva sbagliata di una virgola la procedura, si vendicavano colpendo e incenerendo immediatamente l'officiante del sacrificio, quindi erano anche molto vendicativi. E non sappiamo in realtà con chi avevano a che fare questi popoli, ma sicuramente con qualcosa che interagiva con loro e che era ben presente su questo mondo, non era nell'etere, non era nel mondo delle idee, ma era un qualcosa che interagiva con l'uomo e che gli dava ordini. Ecco, e fra l'altro tornando a prima, quindi l'uomo di Cro-Magnon in realtà sembra essere, quindi se all'epoca è come se, sempre facendo finta, ci fosse una sorta di tregua, quindi di divisione dei territori, qualcosa poi è accaduto. In queste guerre qualcosa si sta ripercuotendo su quella che è la nostra realtà. Sembra che qualcuno in realtà possa recriminare suddivisioni di spazi diversi, piuttosto che queste varie convivenze sulla Terra ora sono in subbuglio. Quindi questo uomo di Cro-Magnon comincia a dare un po' fastidio a qualcuno. Cosa Sì, sta accadendo? facciamo finta che l'uomo di Cro-Magnon sia nato da nulla, come in effetti pare secondo la scienza, perché gli scienziati non si sono mai spiegati da dove sia venuto fuori l'uomo di Cro-Magnon. Sono sempre andati alla ricerca dell'anello mancante, e lui l'anello mancante, parliamoci chiaro, perché e continuano a dire che l'umanità viene dall'Africa, no. Forse alcuni ceppi umani si sono sviluppati in Africa, forse alcuni ceppi del Sapiens, ma è anche dimostrato dai dati recenti e da scoperte ufficiali che ben prima dell'Africa altre specie Sapiens si sono sviluppate in Cina, si sono sviluppate nell'Estremo Oriente. Quindi la storia dell'umanità è veramente antica e hanno creato tanti falsi, come per esempio l'Homo habilis, che non è mai esistito, è è un po' un artefatto, esattamente come la civiltà Clovis, come la civiltà villanoviana. Sono convenzioni create a tavolino, un po' anche come le varianti Covid, no? Sono tutte convenzioni create a tavolino per, per decidere come deve essere la scienza e come deve essere la storia, ma che in realtà non esistono, come non è mai esistita una civiltà Clovis che secondo gli scienziati sarebbe arrivata dallo stretto di Bering e nel giro di pochi secoli avrebbe colonizzato tutta l'America, addirittura fino alla Patagonia, e ormai questo è un dato smentito dalla scienza. Probabilmente l'umanità è molto più antica di quanto si pensi e non è nata interamente dall'Africa, ma si è sviluppata in maniera autonoma in varie zone del pianeta e forse neanche tanto in maniera autonoma, ma anche in maniera indotta, eteroindotta. E qui ci possiamo ricollegare a tutti quei miti che parlano della creazione. E noi siamo abituati a definire i creazionisti ora ci sono personaggi come Michael Cremo che hanno grandi meriti perché hanno scritto dei libri molto interessanti come Storia Proibita, ma Cremo è legato a quell'ambiente anche cristiano tradizionalista creazionista. A me non interessa questo discorso sinceramente perché io non amo i dogmi, ma senza voler essere cristiani tradizionalisti, il creazionismo non è tanto un'ipotesi, ma appare proprio un dato di fatto, perché la stessa biologia e la stessa antropologia non spiegano come mai certi rami dell'umanità siano nati all'improvviso.
nel giro di pochi secoli, a contraddire qualsiasi legge evolutiva pseudo-darwiniana. E quindi ipotizziamo veramente, facciamo finta che alcuni ceppi dell'umanità siano stati creati dall'esterno, con l'apporto magari di una tecnologia genetica, di civiltà intelligenti. È plausibile. Ed è plausibile che anche la civiltà occidentale, quella che discende dal cosiddetto uomo di Cro-Magnon, sia un prodotto di una civiltà aliena. Senza voler parlare di alieni, parliamo di dei, a me va anche bene, parliamo degli dei titani che avrebbero creato appunto l'uomo di Cro-Magnon, con sede dove? In Atlantide. Se c'è stata questa guerra cosmica che poi ha visto spodestati gli dei titani, li ha visti sconfitti da parte dei cosiddetti nuovi dei, e poi qui potremmo stare mesi a discutere di chi sono, chi non sono questi nuovi dei, comunque sono un qualcosa che avrebbe sconfitto i vecchi e che ai vecchi si sarebbe sostituito. Chiaramente, cambiando padrone di casa, la Terra, il padrone di casa chiaramente non gradiva molto una umanità che era prodotto del vecchio padrone di casa, diventava un qualcosa di scomodo. E chissà perché questa umanità particolare è sempre stata oggetto dei più grandi stermini, delle più grandi persecuzioni. Addirittura gli hanno scagliato contro un diluvio, forse più di uno. Addirittura un impatto cometario, due impatti cometari, uno del 10.800 a.C. e uno nel 9.600 a.C., che hanno quasi completamente devastato il mondo, e cambiandone addirittura l'asse terrestre, cambiando il clima e innescando il dry ice recente, innescando poi la deglaciazione, l'innalzamento dei mari di 150 metri. E questa umanità è sempre stata messa a dura prova, e sempre facendo finta che i vecchi padroni di casa si siano riorganizzati e stiano magari tornando. Chiaramente i nuovi dominatori cominciano a preoccuparsi e dicono se i vecchi tornano e vogliono riprendere ciò che era loro, questa parte di umanità, loro figlia, comincia a diventare un problema, perché potrebbe prendere coscienza di chi veramente è, della propria memoria storica, della propria essenza, e potrebbe anche ribellarsi contro di noi. Guarda caso poi è successo quello che è successo l'anno scorso e anche quest'anno, un qualche cosa che ha destabilizzato non tutto il mondo, all'inizio sì, ma si è rivelata una minaccia rivolta soprattutto verso la cosiddetta civiltà occidentale. E qui vi lascio alle vostre conclusioni. Chiaramente navighiamo nelle ipotesi. Ecco, nelle Però, ipotesi che però sembrano delle mosse fatte veramente per accelerare i tempi, ecco, quindi per fare qualcosa sì, in fretta, quindi stanno agendo con la fretta e quindi sbagliano. stanno facendo una fretta, hanno una fretta maledetta, anche perché la Terra sta andando incontro, ormai è documentato, a un ribaltamento dei poli magnetici. Un ribaltamento dei poli magnetici può destabilizzare completamente l'assetto, non solo l'assetto geopolitico e l'assetto economico, può distruggere tutto, parliamoci chiaro. E tutta questa fretta di fare questo grande reset, il reset nel linguaggio dei computer è un azzeramento del sistema, è una ripartenza, cioè questi stanno tentando di fare un reset economico e sociale che significa azzerare la società, azzerare l'economia, cioè azzerare miliardi di persone e farli ripartire da capo secondo altri parametri, e lasciandone per strada magari una buona parte. Non è una cosa indolore, parliamoci chiaro. Ma se hanno tanta fretta di fare certe operazioni, significa che i tempi stringono. Quindi temono probabilmente poi lasciamo stare le scuse, il riscaldamento globale, la sovrappopolazione. Questa è demagogia malthusiana, demagogia pseudo rosacrociana, decrescitista, potremmo definirla in tante maniere, ma
chiaramente vogliono ridurre drasticamente la popolazione mondiale per i loro scopi, perché temono che non sia più gestibile e vogliono resettare il mondo secondo i loro parametri. Poi cosa succederà non sono in grado di dirvelo, possiamo sempre fare ipotesi, ma se si va veramente incontro a un ribaltamento dei poli magnetici si scardina tutto e il mondo può veramente azzerarsi a livello di civiltà e dovrebbe veramente ripartire da capo. Ecco, sempre per ipotesi, perché poi siamo arrivati veramente al presente, stiamo ipotizzando il futuro, però come hai detto prima, sempre per ipotesi, va fatto con la fretta perché qualcuno sta tornando, di conseguenza si tende di nuovo a un equilibrio, quindi non è detto che piani come il grande reset, come il nuovo ordine mondiale possano poi avere successo. A che punto siamo? Analizzando poi, perché ci colleghiamo anche all'altra puntata che abbiamo fatto insieme, quindi il nuovo disordine mondiale, la guerra fra elite, perché quindi ci sono i popoli, ci sono i governanti, quindi proseguiamo verso un'ipotetica piramide, ci sono, vediamo se riusciamo a riassumere, qualcuno al di sopra dei governanti, per ovvi motivi, di queste organizzazioni al di sopra dei governanti, quindi di cosiddetti banchieri, c'è però ancora qualcuno al di sopra, quindi qualcuno che magari per discendenza di famiglia, per sangue in particolare, è ancora al di sopra. E ancora al di sopra ci sono c'è questo qualcuno che però è in lotta con qualcun altro. Ho dimenticato qualche piano della piramide o stiamo andando bene? No, no, no. Chiaramente sopra le cosiddette organizzazioni che dettano leggi ai governi, molti conoscono il gruppo Bilderberg, che in realtà è poco più di un circolo, di un think tank, come dicono gli americani, come la Commissione Trilaterale, come la Round Table, il Club Pinet, l'Earth Europe, sono tutte organizzazioni intermedie che devono semplicemente ratificare decisioni prese dall'alto e imporle ai governi. E sopra c'è, diciamo, una sorta di commissioni, di tavole rotonde, composte principalmente da determinate famiglie, da determinate linee di sangue, che poi non sono mai andate d'accordo fra di loro, ce ne sono alcune che sono perennemente in lotta. E al di sopra di queste poi ci sono altri piani superiori, ci sono i cosiddetti vertici della piramide e ai vertici della piramide c'è una guerra vera e propria, che finora è stata evitata, ma adesso è degenerata perché ci sono delle fazioni che non vogliono lo sterminio dell'umanità, un po' come profetizzato da certi siti come Deagle.com, che è un sito che è vicino alla lobby degli armamenti americana, che curiosamente ha una sezione statistica che nel 2017 fece una proiezione basata su fonti di intelligence provenienti da varie agenzie su come sarebbe stato il mondo nel 2025, quindi fece una proiezione a 8 anni in cui c'è qualche miliardo di persone in meno e in particolare gli Stati Uniti da 300 milioni si ridurrebbero a 90 milioni, l'Italia scenderebbe sotto i 40 milioni, addirittura la Germania sotto i 30, la Francia lo stesso, il Canada lo stesso. Tutto l'Occidente di fatto verrebbe spopolato, c'è questa scomparsa di milioni di persone che non si sa dove finiscono, mentre l'Oriente no. La Russia resterebbe alterata. Addirittura il Messico e l'America Latina aumentano la propria popolazione. L'Asia lo stesso, la Cina resta invariata. E chiaramente non si tratta di un discorso epidemico perché un'epidemia non conosce i confini, travalica i confini e colpisce indiscriminatamente, quindi chiaramente non c'entra niente un'epidemia, una pandemia
È un discorso selettivo che molti avevano ipotizzato, collegato a una guerra nucleare fra l'Occidente, la Russia, la Cina, ma la cosa non sta in piedi. È molto più probabile che la cosa si riferisca a certi progetti vaccinali all'mRNA, ma chiaramente facciamo finta che restiamo nel campo delle Sì, sì, ipotesi. facciamo finta che Però perché è ci tengo un'ipotesi all'apertura di plausibile. questo canale. Allora, facciamo, no, che È ci ho un'ipotesi. faticato tanto. No, anche perché così guarda come ti vado a unire i puntini. Vi ricordate cosa aveva detto Mhm. Roll nella puntata? Ne abbiamo parlato negli anni '80, fece una previsione a quell'epoca praticamente incomprensibile. Disse nel 2025 la popolazione italiana bianca sarà del 40%, quella nera del 60%. E lo disse negli anni '80 Gustavo Adolfo. E quindi cerchiamo, vedete come il 2025 torna spesso. Però ovviamente questi sono scenari possibili, ma come abbiamo Mhm. detto, in un'ipotetica scacchiera le mosse si fanno e contromosse, quindi si può sacrificare Sì. apposta qualche pedina, si può fingere di passare in svantaggio, possono arrivare degli aiuti inaspettati, quindi non diamoci per spacciati, qualcosa può ancora succedere o sei pessimista? No, io sono estremamente ottimista, anche perché ho delle informazioni che mi arrivano continuamente che mi portano ad essere ottimista. E poi non sono solo informazioni mie, le potete pescare anche voi se avete la pazienza di cercarvele. Sono circa 2 settimane che tutte le principali agenzie di rating, chiaramente sono quelle che decidono un po' le sorti delle borse, le sorti anche dei fondi di investimento, addirittura possono affossare, se vogliono, l'economia di uno Stato, declassificandolo, portandolo a BB, meno, meno, eccetera, eccetera, come hanno fatto anche con l'Italia. Sono 2 settimane che tutte le agenzie di rating dicono, lanciano messaggi, la pandemia finirà ad aprile, e chi vuole capire capisca, chi vuole investire investa. E nel settore immobiliare, anche lì è un paio di settimane che a livello internazionale tutti stanno parlando di un'enorme ripresa del settore immobiliare, del mercato immobiliare da aprile. Nel settore turistico sta succedendo la stessa cosa. Ora chiaramente noi stiamo in Italia con un turismo azzerato, il turismo che era il nostro principale, la nostra principale industria, ma a livello mondiale stanno venendo fuori come funghi nuove campagne di promozione turistica, tutte concentrate da aprile in poi, come se ad aprile dovesse succedere qualcosa. E ora io non è che ho la verità in tasca, non è che ho elementi certi, ma da alcune informazioni che mi stanno riferendo, ad alte sfere ci sarebbe stata una sorta di trattativa. Siccome chi ha portato avanti certi piani di reset non è riuscito a ottenere quello che voleva, si sarebbero impantanati da soli, con mezzo mondo che ormai si è smarcato dai loro piani, con in testa la Russia di Putin. E avrebbero quindi dato una sorta di ultimatum, signori, dice, o con le buone o con le cattive, vedete di chiudere questa operazione entro aprile. Gli hanno dato una sorta di scadenza e a quanto pare questa scadenza la starebbero rispettando. Ma non vi aspettate che una cosa del genere venga fatta in 2 giorni, perché quando viene portata avanti un'operazione di così vasta portata a livello globale, devi farla ungendo i meccanismi con molto argent, come direbbero in Francia, no? Con molta liquidità. E quando ci sono milioni di personaggi, milioni di funzionari statali, di ministri, di intermediari che hanno gestito questo apparato lucrandoci in prima persona e gestendone le risorse, le spese, perché sono arrivati veramente soldi a pioggia, a nero, nelle casse di mezzo mondo per questa cosa. E non ne possono uscire in pochi giorni perché ci sono degli interessi mostruosi finanziari.
e non ne possono certo uscire in pochi giorni o in poche settimane perché vogliono uscire puliti, cioè vogliono uscire indenni o tentano di farlo dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista... vogliono evitare una nuova Norimberga, parliamoci chiaro, assumendosi magari agli occhi dell'opinione pubblica anche il merito di essere usciti, come a dire abbiamo vinto, abbiamo sconfitto la mia, e magari ci stanno provando. La mia idea, anche la recente nomina di Gabrielli, grandissimo capo della polizia che ha avuto delle posizioni anche molto, molto corrette, molto fedeli alla Costituzione negli ultimi mesi, è stato nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi. Quindi magari non lasciamoci, io non sono un sostenitore di Draghi assolutamente, e non mi piace, non l'ho mai, anzi l'ho sempre attaccato nei miei articoli, ma non è detto che il governo Draghi non abbia la funzione di traghettare l'Italia in discontinuità con i precedenti burattinai, magari eseguendo gli ordini di altri burattini, verso questa situazione in maniera graduale. È un'ipotesi. Direi che possiamo chiudere con un po' di ottimismo, anche diversi mesi prima, da quanto ipotizzato da un certo Bill, che sempre ridendo avrebbe detto che sarebbe finita nel 2022 e non prima. Quindi chissà che magari i piani per questo fantomatico Bill e consorte possano essere cambiati. Siamo veramente in chiusura, quindi oltre a darti un ringraziamento di cuore enorme, a dirti anche grazie a nome di tutti i nostri collaboratori amici, Manuel in regia che oggi ha lavorato in remoto, abbiamo sperimentato una sorta di controllo a distanza, il nostro Savio che è qua con noi e tutta una serie di amici che aspettano con ansia le tue puntate. Io ti ringrazio anche per i tuoi appuntamenti del giovedì sera dove insieme a Tom e a Matt vi seguo sempre, siete bravissimi e ovviamente diamo anche un po' di nuove uscite della tua casa editrice perché poi ci risentiremo anche perché stanno per uscire delle cose super interessanti. Sì, ora uscirà la prossima settimana un mio libro al quale sto lavorando da mesi che si intitola I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta. È un libro interamente dedicato a pagine di storia nascosta, dove dimostro con prove alla mano che in America, prima del fantomatico Colombo, ci sono andati cani e porci. Cioè, in America ci andavano tutti. L'America è stata colonizzata non solo sporadicamente, ma in maniera continuativa dai cinesi, dai giapponesi, dai fenici, dai minoici e che addirittura la civiltà minoica di Creta ha creato quella che conosciamo come l'età del bronzo in Europa grazie all'estrazione del rame più puro del mondo che loro estraevano nell'area dei Grandi Laghi, nel nord del Michigan. Nel nord del Michigan, infatti questo rame che esiste una zona, in particolare sull'Île Royale, un'isola nel lago superiore dove i coloni francesi trovarono migliaia di pozzi minerari e di gallerie estese centinaia e centinaia di metri sottoterra, dove ci sono i filoni di rame più puro del mondo e che chiaramente gli indiani americani non avevano sfruttato perché non conoscevano neanche la metallurgia e neanche la fusione dei metalli, gli indigeni del luogo, e avevano la memoria di un'antica popolazione dai lunghi capelli neri che arrivava con grandi navi attraversando il grande mare e che scavava questo minerale e hanno trovato addirittura nella parte superiore, nella parte nord di quest'isola, un'antica banchina portuale, esattamente come quelle della Creta minoica, dove attraccavano parecchie navi, un molo di 500 metri. E questo ci porta a pensare che tutto il rame che ha creato l'età del bronzo in Europa addirittura provenisse da lì. E questo è un indizio di contatti oceanici che poi sono stati seguiti addirittura dai Micenei, dalla tradizione greca, addirittura la stessa Odissea ci parla di viaggi transoceanici, la tradizione celtica, la tradizione bretone,
i Templari sono arrivati in America, è un discorso talmente vasto e l'America è sempre stata tenuta nascosta perché era la risorsa segreta ed è Beh, stato deciso a Torino di renderla nota all'umanità soltanto dopo la farsa di Colombo, una cosa praticamente organizzata a tavolino. ti interrompo perché questo sarà oggetto di una prossima puntata, ovviamente se Oh, avrai molto piacere volentieri. di tornare insieme a noi, perché veramente gli argomenti si sommano e io ti ringrazio pubblicamente anche per le nostre chiacchierate private che sono veramente una manna dal cielo, così torniamo a discorsi precedenti. Ti ringrazio nuovamente, i saluti finali prima della sigla, vuoi dirci ancora qualcosa? No, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e mi auguro di tornare presto vostro ospite. Sarà sicuramente così, quindi andiamo in sigla, rinnovo l'invito a recuperare tutte le nostre puntate precedenti su tutti i social possibili e immaginabili, c'è anche il gruppo e il canale Telegram che sono nuovi. Un abbraccio, grazie a tutti quanti, Hare Krishna come sempre, andiamo in sigla. Ciao.